Dal 40 al 55 avete il Deutero Isaia. Il Deutero Isaia è un testo che ha come sfondo storico Babilonia, non più Gerusalemme. Gli ebrei sono poveri in canna, sono servi. È l'unica parola che si avvicina alla schiavitù di Babilonia, perché la schiavitù di allora non era uguale a quella greco-romana. Erano servi dei babilonesi. E dal testo si deduce con chiarezza che erano, vedremo dopo, nella seconda parte della nostra conversazione, si trovavano in una situazione culturale e religiosa gravissima. Dunque non c'è più il lusso, il progresso, la ricchezza, i problemi politici non ce ne sono. Il problema è mettere insieme il pranzo con la cena, la sopravvivenza e soprattutto il problema religioso. Dio non c'è. E il Deutero Isaia risponde a queste problematiche. Il Trito Isaia, invece, andiamo veloci, rivede il popolo ebraico a Gerusalemme, poverissimo, con una città distrutta che deve ricostruire e con dei nemici attorno che gli stanno proibendo in tutte le maniere di ricostruire la loro città. Il problema era abbastanza complesso. Ciro, quando ha spedito a casa gli ebrei nel 538, voleva che nel confine sud del suo impero, quindi la Palestina, ci fosse una città fortificata che facesse da argine ad una ipotetica possibile invasione egiziana. E quindi manda gli ebrei a casa perché facciano questo. Gli ebrei dunque hanno tutte le carte e tutti i permessi edilizi a posto. Ma sono i vicini di casa che non vogliono questo. Sono cioè quelle popolazioni che gli Assiri nel 722 a.C. avevano portato giù dalla zona di Mitanni e avevano fatto in modo che si incrociassero con gli autoctoni ebrei, dando luogo a quel popolo che poi successivamente verrà chiamato Samaritano. E questi non volevano avere un concorrente, perché le sovvenzioni dello Stato che andavano ai Samaritani adesso andavano agli ebrei di Gerusalemme e per il vil denaro si uccide. Perciò questi ebrei, lo dicono parecchi testi, erano vestiti da soldato 24 ore su 24 e facevano i muratori. E quindi in mano avevano la cazzuola, la malta, le pietre, però sempre con la corazza e la spada al fianco, perché da un momento all'altro da muratori diventavano militari. L'interesse di questo terzo Isaia è abbastanza centrato su Gerusalemme e Gerusalemme diventa il simbolo non solo delle attese, ma diventa il simbolo del futuro, il simbolo del passato, riassume in sé quello che è il dialogo fra Dio e l'uomo. Bene, siamo alla linea 64. Quello che faremo, mi dispiace che alla linea 98 avete una caricatura fra parentesi, vero? Alla linea 98 Yahweh delle schiere, parentesi, poi cosa avete? Ecco. Sarà un corso di 15 giorni e penso che riusciremo a leggerlo bene.
se mi seguite, dopo 15 giorni, anche chi ha 80 anni e quindi i neuroni non li ha più veloci, riuscirà a leggerlo, garantito, perché è l'esperienza consolidata di 37 anni di docenza universitaria, quindi riuscirete a distinguere i nomi di aggettivi dai verbi. Nei verbi riuscirete tranquillamente a distinguere quelli regolari da quelli irregolari e soprattutto riuscirete a distinguere quello che Odifreddi non sa, e cioè l'Ictol e il Catal, perché l'ebraico ha solo 2 tempi, il futuro e il passato, non ha il presente. È la stupidaggine che ha detto il nostro amico, il quale mi ha detto, per scusarsi, ma dice: io ho consultato dei rabbini. Beh, dico, erano più ignoranti di te e di me, se è vero quello che dici. Potete credere, i rabbini parlano l'ebraico classico, come me. E un rabbino va a dire: guarda che c'è il presente. Ma va. Sono piccole cose. Voi imparerete dunque quello che il nostro amico matematico non conosce bene. Voi lo conoscerete bene perché ci sono delle regole semplicissime per individuare immediatamente nella voce verbale ebraica se è un passato, se è un futuro, se è un catal o se è un ictol. E con l'aiuto di un buon vocabolario tradurrete 3 righe in un'ora. È già qualcosa. Naturalmente non di poesia ebraica, quindi i profeti, i sapienziali ve li scordate, anche i testi giuridici non li saprete aggredire, ma i testi narrativi noi leggeremo, vedremo, insomma, o il libro di Ruth che è molto facile, o il Deuteronomio che è molto facile. Leggeremo qualche cosa di quei testi e vi accorgerete che anche voi potete conoscere un po' di ebraico. Perciò quando troverete scritto quello che trovate lì, e in questo caso qualche ignorantello leggerà Yevah Sebaot, invece no, non si legge Yevah Sebaot, ma si legge il nome sottinteso dalle vocali, e quindi Shema Sebaot. Boh. Yahweh è una pronuncia che dice, no, Sebaot vuol dire degli eserciti. Tradotto in latino Sabaot, no, è Sebaot. E quando verrà il momento spiegheremo. Dunque, qual è la situazione socioculturale che gli ebrei vivono e nella quale si trova il deutero Isaia a compiere la sua missione? Per capire questo profeta noi dovremmo partire non da molto lontano, dovremmo partire da 50 anni prima circa. L'errore che Isaia il Grande riesce ad evitare ai suoi compaesani del Regno del Sud nell'8° secolo, Geremia non riesce agli inizi del VI. Quindi questi ebrei di Gerusalemme si alleano con, o tentano di allearsi con l'Egitto, il Sud, e il nuovo re
scende giù 5 volte. Il nuovo re di Babilonia, Nabucodonosor. Le prime 2 facilecca. Una volta perché scoppia una pestilenza nel suo esercito e quindi deve ritornare di corsa a casa, e secondo, un'altra volta, perché aveva dei problemi di politica interna a Babilonia. Per cui il povero Geremia, che aveva detto guardate che arriva, ci pesta, preparatevi, la prima volta viene beffeggiato e la seconda volta viene sbeffeggiato ancora. Per cui non è più credibile. Ed è il momento in cui Geremia comporrà le sue famose confessioni in cui dice tu mi hai sedotto, io mi sono lasciato sedurre, ma mi hai preso per il lato B. Ed è arrabbiato con Dio, sempre a proposito di buoni rapporti con l'Altissimo. Quando per la terza volta Nabucodonosor scende, gli ebrei non sono pronti e quindi si beccano una di quelle batoste ferocissime. Siamo nel 597. La cosa era andata più o meno così. Necao, che aveva mire espansionistiche, a Carchemish viene battuto, si ritira, questo succedeva nel 605, nel 601 invece torna, e questa volta Necao sconfigge i babilonesi. Gli ebrei, tutti contenti, come pecore, salgono sul carro del vincitore e re Joachim dunque si ribella a Babilonia, ma l'incolse, questa volta per davvero Nabucodonosor scende, non gli succede niente, pone l'assedio e fa disastri. E abbiamo la prima grande deportazione, numero cospicuo di deportati. Joachim viene deposto, portato ovviamente in esilio, gli succede Sedecia, un nome che è anche una presa in giro. Sedek, Yah, Dio è giusto. E invece, sotto Sedecia succede un disastro molto più grande del primo, perché Sedecia è un uomo debole, cede al partito filo egiziano molto potente e Nabucodonosor torna e lo picchia, ma lo picchia in maniera grave, perché distrugge le mura e il tempio. Per gli ebrei avere il tempio distrutto è la fine. Non solo, ma il nostro amico Sedecia viene costretto ad assistere all'uccisione dei suoi figli a Ribla e dopo che ha visto questo, Nabucodonosor gli cava gli occhi, in modo che gli resti come immagine ultima la morte dei suoi figli, e deporta anche lui a Babilonia, seconda grande deportazione. E in questa circostanza i nobili riescono a sfuggire alle maglie di Nabucodonosor e si portano via Geremia in Egitto. Geremia morirà in Egitto a causa della sua lingua lunga. Perché Geremia dice io non posso tacere, una missione da compiere, taci perché ti abbiamo salvato la pelle e come te l'abbiamo salvata te la togliamo. E purtroppo succede proprio così. Il governatore che viene lasciato, Godolia, viene ucciso. Lui non governa più a Gerusalemme perché non c'è più niente, ma si insedia a Mizpa, leggermente più a nord. Anche qui lui commette qualche errore, si è fidato troppo di qualche suo collaboratore, uno di questi lo ammazza. Nabucodonosor torna giù, sarebbe la quinta volta, però sarebbe il terzo assedio. E di quel poco che restava fa piazza pulita, e di quei pochi che restavano porta via tutti. Lascia a casa
I contadini. I contadini non gli servono. Lui vuole gli artigiani, quelli che fondono i metalli, lavoratori del legno, del cuoio, ma pastori e contadini, per l'amor del cielo. E qui commette un grosso errore, perché i sacerdoti di serie B, quelli che nascono nel 722, quando gli Assiri distruggono il regno del nord, i preti dei santuari del nord in una notte scendono giù a Gerusalemme e da monsignori che erano vengono declassati tutti a cappellani, cioè diventano leviti. Il sacerdozio di Gerusalemme è il sacerdozio, e invece costoro, questo sacerdozio di serie B che viene ospitato, diventa il mondo levitico. I leviti non prestavano servizio al Tempio in maniera continuativa. Dovevano mantenersi, mentre i sacerdoti di Gerusalemme prestavano servizio in maniera continuativa. I leviti perciò facevano una settimana di servizio al Tempio e le altre 52 settimane a casa a lavorare. Che cosa facevano? I contadini o i pastori. Di solito i contadini, perché il pastore era visto come mestiere impuro. Nabucodonosor lascia i contadini a casa e saranno questi leviti quelli che reggeranno il popolo durante l'esilio in terra di Giuda e raccoglieranno tutte le memorie che gli archivi bruciacchiati di Gerusalemme avevano lasciato. Raccolgono tutte le tradizioni orali, naturalmente le vagliano, quelli che reputano cosa seria le tengono, le altre le lasciano cadere, e nasce durante l'esilio quell'opera storica, la prima opera storica del Mediterraneo, che è la storia deuteronomistica. Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re. Siamo nel VI secolo, siamo durante l'esilio, siamo però nella regione di Giuda in Palestina. Cosa succedeva a Babilonia lo vedremo dopo il caffè.